Ciao e benvenuto a questo nuovo video dedicato alla specialità dell'endurance. Se ti sei perso il primo video ti lascio il link qui sotto in descrizione video e qui in alto, anzi di qui in alto alla tua destra. Oggi parleremo del pit stop. Il pit stop all'interno di una competizione di endurance è un'operazione fondamentale, strategica e molto delicata. In questa fase la moto si ferma, entra in corsia box, si ferma davanti al box del proprio team in uno spazio ben delimitato e definito dal regolamento e viene sottoposta a quelle operazioni necessarie per il proseguo della competizione. Potrebbe essere il solo rifornimento del carburante oppure la sostituzione della sola ruota posteriore o di entrambe le ruote oppure tutte le operazioni insieme. È la strategia di gara del singolo team che va a definire quali operazioni si effettueranno nei pit stop in base a diversi parametri, consumo della moto, consumo delle gomme e quant'altro. Mediamente in una 24 ore si effettuano da 23 a 25-26 pit stop se tutto va bene, quindi dipende poi se ci sono degli inconvenienti e sono necessarie delle soste extra. Le strategie dei team possono cambiare anche in corso d'opera durante lo svolgimento della gara. È una gara che dura un giorno e una notte, 24 ore, quindi nel corso della gara possono cambiare le condizioni climatiche, possono cambiare tanti fattori che vanno a influenzare quella che è la strategia messa in atto dal team per quanto riguarda i pit stop. Ora analizziamo insieme, ho raccolto dei filmati, analizziamo insieme un pit stop. Ci sono delle differenze, come ho detto un attimo fa, differenze soprattutto legate alla categoria di appartenenza del team. Come detto nell'altro video, oltre a delle differenze in termini di libertà di modifica della moto, ci sono nella categoria super stock anche delle limitazioni per quanto riguarda le modifiche che è possibile effettuare per agevolare i pit stop. Nella categoria EVC ci sono dei sistemi che rendono davvero molto veloce il pit stop e ora andremo a vederli, mentre nella categoria super stock la moto è pressoché come uscita dalla casa. La differenza più grande, più evidente è nella ruota anteriore, mentre nella categoria super stock ogni sostituzione della ruota anteriore deve smontare le pinze freno, togliere il cerchio, montare il nuovo cerchio e rimontare le pinze freno. Nella categoria EVC c'è la possibilità di utilizzare dei sistemi rapidi. Dopo vediamo nel dettaglio come sono fatti. Ora andiamo a analizzare assieme, io mi sono preparato qualche filmato, analizziamo insieme e lo commenterò e cercherò di riuscire a spiegare al meglio questa scienza che ruota attorno al pit stop di una gara di endurance. Inforco i miei occhialetti e vediamo subito il primo video, ne ho preparati qualcuno, un video di un pit stop di categoria EVC. Quindi vediamo i meccanici pronti a ricevere la moto arriva, viene messa immediatamente sui cavalletti, si fa addirittura fatica a commentarlo per quanto vanno veloci, vengono sostituite le ruote, viene fatto il rifornimento di carburante, vedete tutti pronti, tutti congelati in attesa che finisca il rifornimento di carburante. Quando il rifornimento è finito il pilota salta in sella, una spinta e la moto riparte. Ora lo rivediamo. Nel frattempo due considerazioni sulle regolamentazioni del pit stop. Il numero massimo di persone ammesse a mettere le mani fisicamente sulla moto è 4 e sono identificate con delle fasce che sul braccio o spesso sulla caviglia per dare meno fastidio. Io personalmente tendo a tenerla sulla caviglia. Queste 4 persone sono le uniche autorizzate a mettere mano alla moto, quindi non ci possono essere più di 4 persone alla volta a mettere mano alla moto. Se il pilota dovesse per qualunque motivo anche solo toccare la moto, verrebbe conteggiata come una persona in più. La procedura prevede che il rifornimento di carburante sia sempre l'ultima operazione da effettuare prima che la moto lasci la corsia box, lasci l'area di pertinenza delimitata davanti al box del team. Viene delimitata e viene anche in questo caso regolamentata dal regolamento del Mondiale Endurance, che stabilisce le misure entro le quali bisogna creare l'area di lavoro.
Quindi il rifornimento è sempre l'ultima operazione. Se ci fossero da fare delle operazioni di manutenzione extra alla moto, quindi delle piccole riparazioni, si possono fare direttamente nella posizione del pit stop, quindi in quella posizione se non comporta un eccessivo lavoro, tra virgolette, a patto sempre che siano i massimo 4 a toccare la moto, oppure si può anche, in caso di problemi più gravi, rientrare nel box con la moto, effettuare tutte le lavorazioni necessarie e poi rientrare. In questo caso, quando la moto è all'interno del box, non c'è il limite delle 4 persone, quindi ci si può lavorare anche di più, come spesso accade. Quindi arriva la moto, ora lo rivediamo, arriva la moto, fate caso, sono sempre solo massimo 4 che toccano la moto. Viene messo il cavalletto posteriore, viene messo il cavalletto anteriore, in questo caso è una categoria VC, quindi è velocissima la sostituzione, poi vedremo il dettaglio commentando un altro video di come sono fatte questi sistemi rapidi. E alla fine, quando i meccanici hanno finito la sostituzione delle ruote, è solo lì che l'addetto al rifornimento di carburante, che tra l'altro, come potete vedere, rimane pronto a iniziare il rifornimento, ma non toccando la moto, tenendosi a distanza, già in posizione. Quando ha il via dagli altri componenti del team, allora parte con il rifornimento, che, ripeto, deve essere l'ultima operazione da effettuare. Rivediamo il video e proviamo a ricomentarlo, è talmente veloce che si fa davvero fatica. Vediamo, adesso lo rivediamo magari stoppando nei momenti salienti. Ecco, la moto rientra, viene posizionato immediatamente il cavalletto posteriore e la ruota anteriore viene sollevata con un cavalletto laterale pneumatico, 2 operatori alla ruota anteriore e 2 operatori per la ruota posteriore. Uno è addetto al sfilamento del perno, quindi toglie e mette il perno, mentre l'altro fisicamente toglie la ruota e la va a rimettere. Idem per la ruota posteriore. Prende il pilota, l'addetto del rifornimento in questo momento è posizionato già sulla moto, nella posizione pronto per fare il rifornimento, ma ovviamente deve attendere perché il rifornimento, come detto prima, è l'ultima operazione da effettuare prima di rientrare. Ma andiamo avanti con un pezzettino. Ecco, i meccanici mettono le ruote, serrano i perni e subito parte il rifornimento. Ecco, in questo frangente vediamo come il pilota sia già pronto, proprio nel vero senso della parola, a saltare in sella e attende solo il termine della fase di rifornimento del carburante. Gli altri meccanici hanno già segnalato di aver finito le operazioni e si sono già spostati dalla moto. C'è una persona con l'estintore che in questa inquadratura non si vede, immagino sia nascosta, che deve essere sempre pronto con tuta ignifuga, così come l'omino che sta facendo il rifornimento in questo momento deve essere sempre pronto a intervenire in caso dovesse esserci qualche problema di fuoco. Andiamo avanti. Si effettua il rifornimento. Nel momento in cui si stacca il rifornimento, rimettiamo in pausa. Un operatore nella parte superiore dello schermo toglie velocemente il cavalletto anteriore pneumatico e allo stesso tempo l'operatore al posteriore toglie il cavalletto al posteriore. La moto è già per terra, il pilota non è ancora in sella. Eccoci qua, si parte e via per un nuovo stint. In questo caso il tempo che è stato impiegato per fare il pit stop è nell'ordine dei 24-25 secondi, una cosa del genere, è davvero impressionante. Questo è tutto frutto di allenamento estremo dei componenti dei meccanici che effettuano pit stop e anche dalla possibilità di utilizzare questi dispositivi in classe EVC di cui ho accennato prima. Adesso andiamo a vedere come sono fatti. Per la ruota posteriore la particolarità più interessante è quella che corona, pinza, freno rimangono sulla moto, quindi viene sfilato unicamente il cerchio. Questa cosa avvantaggia tantissimo. Alla ruota anteriore il sistema invece prevede che nel momento in cui viene sfilato il perno della ruota non si smontano le pinze dei piedini, vengono prese e girate. Il parafango ha dei collari su cui ovviamente è fissato su collari che possono ruotare, altrimenti il parafango non permetterebbe questa rotazione dei piedini. Vengono aperti i piedini, viene tolto il cerchio. Quando viene inserito il cerchio con la gomma nuova
va a inserirsi nelle slitte che lo guidano fino alla posizione corretta, dove si può richiudere i piedini, poi l'altro operatore caccia dentro il perno. Operazioni davvero velocissime. Nella classe super stock la sequenza di pit-stop è lo stesso, le regolamentazioni sono identiche, quindi le procedure sono le stesse. Sono però vietati tutti questi dispositivi di cambio rapido. Non abbiamo questo sistema all'anteriore per poter aprire i piedini e sfilare il cerchio, ma bisognerà smontare le pinze freno e rimontarle. Si utilizzano normalmente degli utensili pneumatici o elettrici, degli avvitatori. Per le pinze viene un po' più complicato perché ci vuole un avvitatore angolare per come sono messe le viti. Insomma, c'è tutto uno studio anche lì, quindi vengono tolte le pinze, viene sfilato il perno ruota, tolto il cerchio, messo un nuovo cerchio e rifatta la procedura. All'anteriore una procedura di super stock impiega più o meno, possiamo parlare di una trentina di secondi. Il posteriore, la corona, non viene fissata al forcellone perché non è consentito, quindi bisognerà allentare, non sono consentite neanche le slitte che guidano i cerchi, quindi bisognerà allentare il perno, sfilare il perno, spostare la ruota, togliere la catena, sfilare la ruota, mettere la ruota nuova, rimettere la catena e rimettere il perno. L'unica concessione che è possibile, l'unica concessione che viene fatta per quanto riguarda le modifiche al posteriore è un sistema per il quale il supporto della pinza freno viene vincolato al forcellone, quindi non si sposta il supporto della pinza freno. Poi ci sono altri piccoli accorgimenti per facilitare l'inserimento e l'estrazione del disco all'interno della pinza, ma sono tutte cose molto ben regolamentate e molto ben controllate dai commissari di percorso, che tra l'altro durante i pit stop c'è sempre almeno un commissario che ti guarda addosso, che controlla e che a fine pit stop rilascia una sorta di verbalino, un foglio dove si certifica che il team ha eseguito tutte le procedure nel modo più corretto. È anche una questione, oltre che di rispetto dei regolamenti sportivi, anche di sicurezza, soprattutto in virtù di tutte queste regole dei 4 meccanici del rifornimento che va fatto dopo dell'istintore. Sono tutte norme di sicurezza ed è bene che vengano rispettate. Davvero è uno spettacolo da vedere, e la cosa incredibile è che è una cosa che poi quando sei là, che la stai vivendo, non ti rendi conto di quanto davvero sia bello trovare questa armonia con i componenti del team, che ti fa sì che queste operazioni vengano svolte davvero in un attimo e con la massima serenità. Non tutti i pit stop sono identici, come dicevo prima, come accennato all'inizio. Un team può fare, se va tutto bene, 23-25 pit stop, in casi eccezionali anche meno di 22-21 addirittura, ma è davvero raro che possa avvenire un numero di pit stop così basso, sotto le 22-23 è davvero difficile. La sequenza con la quale si alternano le tipologie di pit stop varia in base chiaramente alla strategia del team, e possiamo semplificare, ma semplifico molto facendo un discorso un po' generale per rendere l'idea, ma che non rispecchia sempre fedelmente quello che viene fatto dai team. Lo schema, diciamo, di massima, ovviamente ripeto, uno schema molto di massima, potrebbe essere quello che un pit stop viene fatto solo il rifornimento, al secondo pit stop rifornimento, sostituzione ruota posteriore, al terzo pit stop solo rifornimento, al quarto pit stop rifornimento, chiaramente quello si fa sempre, e sostituzione ruota posteriore e ruota anteriore. Dopodiché si ricomincia al quinto pit stop, solo rifornimento, poi solo ruota posteriore, poi solo rifornimento, poi tutte e due le ruote e via andare per le 24 ore. Tra un pit stop e l'altro, mediamente, come avevo accennato già nell'altro video, dipende anche lì da tanti fattori, possiamo semplificare alla grande dicendo una cinquantina di minuti, ma potrebbe essere qualcosa di più, qualcosa di meno, dipende da diversi fattori. E ovviamente oltre a tutte queste operazioni c'è anche il cambio del pilota. Il pilota uscente, nel momento in cui, quindi quello che ha finito il turno, nel momento in cui scende dalla moto, forse si vedeva
nei video di prima, va sempre a scambiare due parole veloci con il pilota che dovrà salire sulla moto per aggiornarlo sulle condizioni della pista, sulle condizioni della moto e sulle condizioni generali della gara. I piloti quindi hanno vita dura, perché fanno un turno di 50 minuti che non è poco. Chi di voi va in pista sa benissimo che fare 50 minuti di turno andando forte, non passeggiando, non è proprio una passeggiata di salute, è molto faticoso. Fanno questo turno di 50 minuti, dopodiché riposano, tra virgolette, un'oretta forse un'oretta, tra quando scendi dalla moto, tra piccolo briefing con i meccanici per discutere dell'andamento della moto e di quant'altro, eventuali piccoli problemi. Il cambiarsi, andare magari farsi una doccia, andare a riposare, e dopodiché bisognerà riprepararsi, rifare tutta la trafila, e anche lì un piccolo briefing con i meccanici prima di entrare per capire cosa è successo magari nel turno precedente. Insomma, in effetti non è che si possa dire che girano 50 minuti ogni 3 ore, perché non è così, assolutamente. Ho visto piloti nel cuore della notte scendere dalla moto veramente in condizioni pietose, veramente distrutti. Tra l'altro il guidare di notte, c'è chi va addirittura più forte di notte o che si trova a suo agio, e c'è anche chi nelle ore notturne accusa una fatica maggiore nel guidare la moto, sia per la concentrazione superiore che ci vuole, per la visibilità ridotta e quant'altro. Ovviamente anche i meccanici hanno questa alternanza. Purtroppo non c'è la possibilità di riposare più di tanto, perché ogni 50 minuti c'è la moto, salvo imprevisti. Potrebbe anche capitare che tra un pit stop e l'altro ci sia un imprevisto per cui la moto debba rientrare al box in un momento in cui non è previsto un rientro, quindi per sistemare un qualunque problema di natura tecnica. In questo caso i 50 minuti sono davvero pochi, anche perché finito il pit stop c'è quell'attimo che ci si consulta all'interno del box su quello che è stato fatto. Dopodiché magari si comincia a preparare per il pit stop successivo, ci si consulta anche per capire come intervenire, se c'è necessità di intervenire in qualche maniera sulla moto al pit stop successivo. Il tempo tra un pit stop e l'altro vola, si fa in tempo veramente a far poco. Dormire è davvero difficile, mangiare qualcosa magari sì, ma dormire è veramente difficile, e spesso si vedono nelle immagini TV meccanici che dormono magari con una termocoperta arrotolata come cuscino. Ecco, quello che si riesce a fare è il pisolino di 10-15 minuti. È una specialità, come ho già detto più volte, massacrante per le moto, piloti, tecnici e tutto il team, ma probabilmente è proprio questa la magia. La vera essenza dell'endurance è proprio questa, nella sfida, in una gara che va ben oltre quello che può essere il mettersi alla prova. Ecco, va forse qualcosina oltre. Bene, io credo che sui pit stop spero di aver detto tutto quello che c'era da dire. Se mi sono dimenticato qualcosa mi scuso, magari poi porrò rimedio al prossimo video. Se hai delle domande da fare su questo argomento, tranquillamente qui sotto nei commenti, io come sapete cerco sempre di rispondere a tutti. Ora nel prossimo video vorrei approfondire quelle che sono le modalità di rifornimento, quindi andare a vedere nel tecnico come è fatto il sistema di rifornimento rapido delle moto endurance, e poi spero di riuscire a fare anche un video nel dettaglio di come è fatta una moto e di tutte le particolarità tecniche che ne conseguono. Direi che per questo secondo video dedicato all'endurance è tutto. Io mi auguro vi sia piaciuto e spero che pian piano riesca a far appassionare qualcuno a questa bellissima specialità che vi consiglio assolutamente di seguire, perché va conosciuta per amarla davvero. Una volta che la si conosce non si può non amare questa specialità, purtroppo ancora troppo poco seguita nel nostro paese. Chiudo davvero, l'appuntamento è credo fra 2 settimane con il prossimo video Endurance. Vorrei riuscire a finire questa miniserie prima di partire per Le Mans, non manca tantissimo,
e poi spero di portarvi qualche contenuto anche dalla Francia. È tutto. Se è la prima volta che sei finito sul mio canale, dai un'occhiata alle playlist e come al solito ti invito a iscriverti, se ti piacciono ovviamente, dal pulsantino lì in basso alla destra. Se sei già iscritto, grazie ancora una volta per avermi seguito fino a qui e per l'affetto che mi dimostrate puntualmente. Noi ci vediamo come sempre, appuntamento fisso del venerdì con il video tecnico, ore 18, e il martedì sera, ore 21, con i video extra come questo. Ora è davvero tutto, ciao e grazie.